Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi leggeremo di nuovo il volantino della Lidl, ma lo faremo nuovamente dal tablet, perché giorno 6 ci saranno delle uscite, ma il volantino non è arrivato nel punto vendita dove vado solitamente, quindi facciamo come l'altra volta. Utilizziamo il tablet, anche perché in tanti di voi hanno gradito la cosa, sì, il cartaceo ha più fascino, è vero, però il tablet permette di vedere più dettagli, scorrere fra le immagini, zoomarle, eccetera. Quindi fatemi sapere nei commenti quale versione preferite. Io preferisco il cartaceo, ma fatemi sapere se voi invece preferite questa. Comunque, mettiamo il tablet sul bancone e vediamo quello che troveremo il 6 febbraio 2023 a Lidl per quanto riguarda gli articoli del fai da te. Iniziamo. Guardiamo quindi il primo articolo, cioè la sega a nastro per metallo, che io già vi ho recensito in due versioni differenti. Diciamo che le caratteristiche sono su per giù le stesse sia per la prima che la seconda versione. Questa non so se sarà una versione differente oppure se sarà la stessa dell'ultima che ho recensito. Si tratta di una sega a nastro che permette di tagliare il metallo, sia metallo pieno che metallo tipo tubolari, scatolati eccetera. Molto facile nell'utilizzo, che tra l'altro si può utilizzare tenendola fra le mani, quindi impugnandola con una mano su questa impugnatura frontale e poi con l'altra nell'impugnatura posteriore poter premere il tastino di avviamento. Diciamo che però l'utilizzo più diffuso per chi vuole utilizzarlo in ambito di fai da te all'interno del proprio laboratorio è proprio installata sulla sua base, perché troviamo anche una morsa che ci permette di mantenere il pezzo fermo e quindi di poterlo tagliare oltre che bene anche in sicurezza. E a proposito di tagliare bene, parliamo anche di alcune caratteristiche. Allora, per quanto riguarda la precisione sul taglio, quindi il rispetto degli angoli, diciamo che ci siamo. Io con la mia, dopo aver fatto i primi settaggi, averla impostata, sinceramente non mi sono mai più preoccupato di andare a verificare se l'angolo sia perfettamente a 90 gradi oppure perfettamente a 45 gradi. Perché diciamoci la verità, quando si taglia il metallo, spesso lo si fa con il flex oppure altri strumenti che sicuramente non ci danno un angolo perfetto di 90 gradi. Quindi anche se questo dovesse tagliare come se tagliassimo con il flex, ci dà la possibilità di farlo in modo molto più sicuro, molto più veloce e ci permette comunque di avere una buona precisione. Basta semplicemente abbassare l'impugnatura per eseguire il taglio con molta rapidità. Guardiamo però le caratteristiche tecniche. Quindi abbiamo un angolo di inclinazione regolabile da 0 a 45 gradi e il numero di giri regolabile tramite un selettore che troviamo nella parte posteriore vicino all'impugnatura da 0 fino a 290 al minuto. La velocità di rotazione della lama invece va da 0 fino a 2,4 metri al secondo ed avrà un assorbimento di 1100 watt. Tra l'altro sulla parte alta dell'impugnatura trovate anche un altro tastino che serve per accendere un LED che illumina la zona di lavoro, che da me però si è fulminato. Per vedere tutte le altre caratteristiche di questa particolare sega a nastro per metalli andate a guardare il link nel primo commento nella descrizione, perché oltre a descriverla in tutti i suoi dettagli spiego anche come si fa il rodaggio della lama, ma faccio vedere pure in un video dedicato come si sostituisce la lama nel caso in cui sia necessario per esigenze personali, perché abbiamo bisogno di sostituirla con un'altra con prestazioni migliori, o nel caso in cui dovesse rompersi. E questo invece è il trapano a colonna con regolazione elettronica della velocità. Anche per questo ne ho recensite ben due versioni. Allora, la prima diciamo era un po' deludente, sicuramente non andava bene perché presentava diversi problemi per quanto riguarda la regolazione dell'altezza, per quanto riguardava la precisione, anche l'allineamento del laser, insomma diciamo che non era proprio il massimo e purtroppo aveva anche una incoerenza nella rotazione dei giri. Poi hanno fatto una nuova versione, perché mi ha lasciato più che soddisfatto, che funzionava bene sia per quanto riguarda la fluidità, per quanto riguardava la regolazione dei giri, la costanza nel giri durante l'utilizzo eccetera. Quindi un trapano a colonna effettivamente che era valido, solo che costava circa 79 euro, ora costa 119 euro. Non so se abbiano apportato delle modifiche o meno. Certo, l'aumento è stato un po' sostanzioso, effettivamente non si tratta di pochi spiccioli, ma costa praticamente quasi il doppio. Nonostante tutto, rispetto alla concorrenza ancora conviene, perché trapani a colonna di questo tipo a questa cifra non si trovano. Io però me ne sono disfatto, perché questo tipo di trapano, nonostante funzioni bene, nonostante alla fine abbiano sistemato tutti diciamo i problemi che aveva dato inizialmente la prima versione, per me rappresenta una piccola difficoltà nell'utilizzo. Infatti il piano di lavoro è in basso e guardate questa immagine. Come vedete, se noi stiamo lavorando su un pezzo che ingombra sia a destra che a sinistra, se abbiamo altri oggetti sullo stesso piano di lavoro, ovviamente questo ci impedirà di utilizzare il trapano, perché andremo a urtare. Ipotizziamo di avere una morsa sulla sinistra, avere un banco sega sulla destra, una sega circolare eccetera.
un pezzo di legno andrebbe ad urtare, ma anche se abbiamo degli utensili, qualunque cosa sia alla destra e alla sinistra del nostro trapano, e allora questo ci impedirà di utilizzarlo correttamente. Quindi o dobbiamo creare una base per sollevarlo, oppure dobbiamo dedicare un piano di lavoro al nostro trapano. E quindi questo è stato poi il motivo che mi ha fatto decidere di tornare al trapano a colonna classico con il pianetto che si può regolare in altezza, in modo da evitarmi di avere questi ingombri. Però per quanto riguarda l'utensile, funziona, adesso funziona bene. Spero che addirittura, visto il prezzo, abbiano migliorato qualcosa, anche se vedo che per esempio c'è lo stesso mandrino e io avrei preferito un mandrino autoserrante. Comunque, tutto sommato, secondo me ancora il prezzo lo vale. Se costasse meno sarebbe meglio, però purtroppo il prezzo che ci propongono è questo. Guardiamo comunque le caratteristiche tecniche. Allora, battuta di profondità e impostazione del punto zero per una profondità uniforme di foratura. Contrast Speed Control, quindi il controllo elettronico per mantenere costante il numero di giri con ogni materiale. Il discorso che vi facevo poco fa rispetto al primo modello, che invece rallentava e accelerava a piacere suo. 710 watt, numero di giri regolabile, quindi da 500 fino a 2600 al minuto. La lunghezza della corsa sarà di 70 mm e il diametro massimo del foro sarà di 40 mm nel legno e 13 mm nell'acciaio, anche se io effettivamente ho lavorato anche con diametri superiori e non ho avuto problemi. E come vi dicevo, anche il sistema di puntamento laser per poter centrare perfettamente il pezzo e praticare il foro nel punto in cui le due linee si incrociano. Questa invece è la motosega a benzina, che ragazzi non ho mai utilizzato, quindi non so parlarvene. Ovviamente è un articolo che si utilizza non in ambito hobbistico, ma se si ha esigenza di eseguire dettagli, per esempio potatura, ma di una certa importanza, non certo per dei ramoscelli. Costerà 99 euro, il motore ha due tempi, raffreddato ad aria con cilindrata 53, massimo numero di giri con lama e catena 11.500 al minuto, e la massima velocità di rotazione della catena sarà di 22,1 metri al secondo e la lunghezza di taglio 44 cm, 2 kW. In dotazione troveremo anche delle cuffie antirumore, occhiali protettivi, il fodero per la lama, l'attrezzo multifunzione, una tanica per miscela e l'olio 500 ml di olio ecologico per catena. Questo invece è un generatore di aria calda, che in realtà non genera solo aria calda, ma si può utilizzare anche come semplice ventilatore. Ha un termostato integrato, abbiamo la possibilità di utilizzarlo con due livelli di riscaldamento che consumeranno 1100 oppure 2000 watt, ed è dotato anche di protezione da surriscaldamento con spegnimento automatico. Come vedete, sulla parte superiore abbiamo queste due manopoline che ci permettono di regolare sia la potenza, quindi spegnerlo, utilizzare solo la ventola per fare semplicemente la funzione di ventilatore, potenza 1 e potenza 2, quindi 1100 e 2000 watt. Da questa parte invece abbiamo la possibilità di regolare la temperatura, quindi il consumo comunque sarà in proporzione a come imposteremo il riscaldamento in base alla selezione che avremo da questa parte. Dai commenti che ho letto nei vari social da parte di chi possiede questo dispositivo sembra comunque che funzioni bene, anche se è piccolo, comunque sembra che riscaldi bene. Ovviamente dedicato a piccoli ambienti sicuramente non andrà bene per utilizzarlo nei cantieri con grandi dimensioni, e il costo sarà di 29,99 euro. E a proposito di aria calda e di vento, questa è la pistola termica digitale perché nella parte posteriore c'è un display e dei tasti che ci permettono di impostare la temperatura su degli step e di impostare anche la velocità del vento, quindi regolabile su 5 livelli, display LCD con funzione memory 2000 watt. La funzione memory è quella che ci permette di spegnere, riaccendere e trovare l'ultima impostazione che abbiamo utilizzato, quindi non dovremmo riprogrammarla ogni volta. Se abbiamo bisogno di utilizzarlo con una determinata impostazione lo facciamo una volta, e ogni volta che lo utilizzeremo avremo sempre la pistola pronta per lavorare. La temperatura di lavoro sarà compresa fra 50 e 650 gradi e la quantità di aria invece da 150 a 500 litri al minuto. Guardiamo anche un paio di foto nelle quali possiamo vedere solamente alcune prospettive, però non fanno vedere la parte posteriore in cui c'è il display. In questa foto vediamo invece gli ugelli che vengono dati in dotazione, che hanno diverse funzioni. Qualcuno può essere utilizzato per il barbecue come diserbante, si può utilizzare per sverniciare. Questo per esempio ha il beccuccio appuntito, quindi concentra il getto direttamente in un punto restringendolo e quindi aumentando la temperatura. Come vedete in questa immagine stanno utilizzando un ugello che permette di diffondere il calore occupando un'area maggiore ma senza disperderlo in avanti, e questo permette per esempio di sverniciare. Infatti queste pistole hanno diverse funzioni, si possono utilizzare per le guaine o guaine termorestringenti, si possono utilizzare per sverniciare, per tantissimi motivi. E questa invece è una lampada da lavoro ricaricabile a costo di 14,99 euro. Mi pare che costasse forse 12 euro, non ricordo di preciso. Comunque è una lampada da lavoro che in dotazione ha anche questa basetta per poterla ricaricare e due caricatori con l'uscita USB, quindi possiamo utilizzare un qualunque
qualunque cavo USB di tipo C poi per poterla ricaricare anche da altri caricatori, e questa ve l'ho già recensita, quindi vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Questa per ora è nel porta oggetti della mia automobile. Andiamo ancora più in basso e troviamo un blocco di levigatura diamantato che io ho trovato già in uscita recentemente a Lidl e ho comprato, anzi se vi interessa vi faccio una recensione ancora prima che esca. Costerà 11,99 € e permette con delle grane differenti, ruotando questo cubo, di affilare scalpelli, forbici, coltelli eccetera eccetera. E infatti guardando la descrizione vediamo che c'è scritto che è adatta per levigare acciaio, HSS, carburo di tungsteno, vetro, piastrelle di ceramica e porcellana. La nanometria 200, 300, 400 e 600 con custodia, quindi una protezione anche sulla parte alta, e le dimensioni sono 5x5 per 15 cm di lunghezza. Ovviamente abbiamo la possibilità di ruotare il blocco semplicemente estraendolo, quindi impugnandolo da questa incavatura, e poi ruotandolo possiamo decidere quale grana utilizzare. A ogni colore corrisponde una grana differente che permette di dare una filatura più o meno curata oppure più o meno grossolana. Ovviamente con una grana più grossa rimuoveremo, asporteremo più materiale, ma la filatura sarà meno efficiente. Poi più in basso troviamo una giacca da lavoro a 24,99 €. Vi faccio vedere semplicemente le foto, non ve le descrivo perché non l'ho mai utilizzato e non so parlarvene, però questa di colore nero rispetto a questa di colore blu a me piace di più. Andiamo a vedere cosa troviamo più avanti. Troviamo delle giacche in pile da uomo con diverse colorazioni a 19,99 €, quindi azzurro, grigio melange e questo grigio chiaro bianco, con un taschino sulla parte frontale e il colletto un po' alto che ci protegge dal freddo. Poi abbiamo anche questo gilet da lavoro con la colorazione grigia e la colorazione rossa, per essere utilizzata soprattutto in ambiente di lavoro, cantiere eccetera, si addice. Poi abbiamo dei pantaloni da lavoro per uomo di colore verde con inserti gialli oppure blu con inserti neri, al costo di 29,99 €. Dei borselli marsupio cappello Caterpillar, questo è il marsupio, un cappello con diverse colorazioni tra cui anche mimetico, e degli occhiali o sovrocchiali protettivi da lavoro che io vi consiglio di acquistare se non li possedete, perché in base al tipo di lavoro che si fa vengono proiettate delle piccole particelle di materiale. Se vanno a finire negli occhi ovviamente sicuramente non è una cosa piacevole. Sono certificati secondo EN 166 2001 e EN 170 2002, costano solo 3,99 € e siccome occhi ne abbiamo due soli, ragazzi, proteggiamoci che è sempre meglio. Eppure in gioventù io avevo una giacca con quella fantasia della Energy. Ma esiste ancora la Energy? Boh, bah, che ricordi, lasciamo perdere. Comunque ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollice all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche in modo da ricevere un'email quando caricherò un nuovo video, e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!